Bene, siamo live. Grazie, siete tantissimi, ci state seguendo. Allora, ciao a tutte e tutti. Oggi, come sapete, se siete qui, incontriamo Sara Canali, mente e cuore, direi, di Share, marchio di abbigliamento da ciclismo per donne, innovativo, performante e dal design contemporaneo. Nato nelle Dolomiti nel 2020, proprio da Sara Canali, che è esperta dell'industria del fashion e dello sport, con l'obiettivo di rendere il mondo un posto migliore per le donne. Ma se siete qui forse sapete già abbastanza di Cher. Ne approfittiamo però in questa occasione per darvi l'opportunità di fare delle domande dirette a Sara. Quindi potete scrivere qui in chat durante la live, leggeremo le vostre domande o se dopo l'incontro con Sara vi verranno dei dubbi o delle curiosità potrete scriverci in direct message, noi vi risponderemo, Sara vi risponderà. Quindi oggi con Sara avremo la possibilità di affrontare un tema che lei per prima ha sentito come urgente, in tempi non sospetti forse, ovvero quello della possibilità delle donne di avere delle condizioni ottimali nel vivere lo sport, senza alcun limite. Duro da dire, ma effettivamente, soprattutto in certe discipline sportive, al di là del trattamento che ben sappiamo economico, di coinvolgimento, spesso diseguale tra i sessi, e che forse è il tema più portato alla ribalta dalla cronaca, in certi sport, appunto, le donne sono proprio costrette a rapportarsi con prodotti studiati appositamente per l'uomo. Parliamo del design e della progettazione di questi prodotti. In sport come il ciclismo, prodotti come l'abbigliamento, ma anche le selle o proprio il fondello, devono rispondere necessariamente all'anatomia femminile per essere performanti. Questa riflessione sulla necessità della donna di vivere lo sport senza limiti nasce in te, Sara, dicevamo, in tempi lontani. Puoi raccontarci un po' com'è nata questa tua osservazione, riflessione da esperienze personali, così poi passiamo magari al tema caldo di oggi, ma è anche questo un modo per conoscerti e far conoscere a chi ci sta ascoltando e guardando chi abbiamo qui di fronte oggi. Ciao Sara. Ciao Anna Laura e grazie per questa introduzione e ciao a tutti che ci stanno seguendo. Sì, appunto, io sono stata come bambina molto attiva, diciamo, e già da piccola ho fatto tanti sport e quelli che mi piacevano sempre di più erano quelli maschi, quindi giocare a calcio, a ghiaccio e andare con lo skateboard, quelle le cose che mi attiravano di più e purtroppo è stata negli anni 70, sono stati dei tempi dove non c'era l'accesso a queste attività perché l'allenamento era previsto solo per i maschi, per le femmine e quindi diciamo ho fatto questa esperienza già da bambina e si è portata avanti un po' in tutta la vita, devo dire. Più avanti ho avuto la fortuna, la mia carriera, diciamo, professionale nel mondo dello sport, precisamente nella creazione, sviluppo, progettazione di prodotto, abbigliamento principalmente e quindi in questo percorso ho la sensazione che comunque anche se ci sono prodotti da donna non sono studiati proprio fino in fondo. Questa è sempre stata la mia sensazione, che c'è spesso un po' la coppia del modello da uomo adattato un po' alla donna, ma molto spesso mancava proprio il tempo, ma sì, il momento di ascoltare proprio le donne e veramente capire che cosa vogliono e che cosa cercano, perché comunque siamo molto, no? E se guardiamo per esempio il fashion, non esiste una collezione da uomo e una da donne uguali o stessi diversi, mentre nello sport è normale questa cosa. E quindi da lì ho sempre sentito che ci sono delle opportunità per fare un progetto che ascolti molto di più le donne e porti avanti, diciamo, dei discorsi un po' diversi, cose che per noi
importanti, forse per gli uomini sono meno importanti quando acquistiamo un prodotto o quando lo usiamo, viceversa, e di questo bisogna tener conto. Quindi quando hai creato Share nel 2019, in realtà hai cominciato a ideare e produrre abbigliamento molto tecnico e specifico per la donna ciclista. Dopo un solo anno, o probabilmente già dall'inizio, eri già allo studio di un accessorio ad hoc per le donne, proprio come il fondello. Hai potuto confrontarti con molte donne prima di arrivare a questa decisione, quindi che avevano dei problemi con questo prodotto. Una delle parole chiave di Share è proprio la condivisione, quindi immagino che sia nato in questa maniera, oltre che dalla tua esperienza personale. Esatto, corretto, cioè per me alla base tutto sta proprio questo dialogo e la condivisione con le donne, perché io ho determinate tematiche quando vado in bici, questa è la mia esperienza personale che può essere lo spunto per un'idea, però non necessariamente questo vale per tutte le donne, per quello ovviamente il confronto è fondamentale. E quindi non solo dal momento che è nato Share, un anno fa, ma sono 5, 6, 7 anni che diciamo questa cosa cresce o è cresciuta nella mia testa tramite l'esperienza, ma anche tutti i racconti e tutti i feedback ovviamente di tutte le donne che mi circondano nel momento che sono Ecco, fuori, vero. che faccio sport e che le incontro, e soprattutto forse anche per il fatto che ho sempre lavorato nel mondo dell'abbigliamento sportivo, le donne magari parlano ancora di più con me di questo argomento e mi chiedono anche con dei consigli, eccetera, e da lì ovviamente ho raccolto tantissime storie Certo. che Perché, sono problematiche. perché normalmente invece questo è un tabù. E noi in questi giorni, cioè voi sui canali di Share avete fatto un grande lavoro proprio perché avete voluto rompere un tabù, quello dei dolori da sella, no? Ovvero tutti quei dolori, quei fastidi delle zone intime delle donne di cui si parla molto poco, proprio per la loro natura intima. E avete voluto accompagnare il vostro pubblico femminile verso l'incontro di oggi, riproponendo proprio studi sul tema che tu avevi già fatto e avevi proposto a maggio del 2020, e con un'analisi dettagliata di tutti questi problemi. E oggi con un'analisi specifica invece dei dolori legati proprio all'utilizzo della sella, come si utilizza, cioè i dolori derivanti dalla sella, proprio dall'utilizzo della sella, provocati dal fondello. Quindi puoi raccontarci un po' quali sono le cause di questi problemi? Allora, faccio un passo indietro. Sì, Innanzitutto vorrei dire che la ragione perché stiamo instaurando questo dialogo è proprio questo tabù. Ehm, da tutte le esperienze e tutti i dialoghi, sia con atlete che donne che vanno in bici, ho capito che il problema del dolore da sella è veramente un tabù. Allora, non se ne parla e non ne parla nessuno. Ci sono pochissime ricerche e ci sono anche pochissime storie. Se leggono un paio, qualche atleta ogni tanto ne parla, ma anche nel mondo professionale o soprattutto nel mondo professionale è veramente un problema. Ci sono donne che hanno la vulva veramente danneggiata, con dei danni irreparabili che si fanno parzialmente operare per poter continuare ad andare in bici. Ci sono donne che devono andare in bici proprio per via dei dolori cronici che hanno, e ci sono donne che magari sentendo queste storie neanche si avvicinano al ciclismo, e quello mi preoccupa ancora di più. Io ho avuto problemi di cistiti, candida e di tutto, quindi c'è anche questa parte qui. Però è un tabù, non se ne parla spesso perché tante donne che vanno tanto e che vanno forti si ritrovano con uomini, con tanti anche allenatori uomini, è ovviamente ancora più difficile
parlare di questo argomento. Anche quando vai ad acquistare una bici, una sella, un nuovo fondello, spesso ti ritrovi con dei venditori uomini e non è così facile parlarne. Dall'altra parte però penso che il parlarne e fare presente questo problema è la base fondamentale per creare innovazione, perché i dolori non derivano solo da un fondello o da una sella, ci sono tante variabili, però solo se condividiamo e ne parliamo, allora acceleriamo anche l'innovazione su tutti i fronti, quindi per chi fa la sella, per chi imposta le bici, per chi fa l'abbigliamento e quindi proprio per questo che io vorrei rompere questo, invitare le donne veramente a condividere questi problemi e di parlarne, perché se no non riusciamo mai a creare e trovare delle soluzioni creative a questi problemi. Quindi il fondello però in sé è un prodotto, un accessorio molto specifico che probabilmente non tutti conoscono se non si pratica ciclismo a un livello, non dico neanche agonistico, ma anche sportivo. E qual è la sua importanza? Beh, il fondello, ecco, faccio vedere come Eccolo. non è Oh, cucito all'interno di un pantalone. è l'interno. Il fondello ovviamente è quella parte che diciamo ti dà ulteriore supporto tra la sella e il tuo corpo. È un prodotto diciamo particolare e anche delicato perché è quel prodotto che tu diciamo, metti direttamente sulla pelle, tu ti siedi sopra e quindi è quello che è direttamente a contatto con la tua pelle. E quindi diciamo è da quel punto di vista ovviamente un prodotto particolare perché può, se non fatto bene o se grande, troppo piccolo, col tessuto che ti dà fastidio, ovviamente può creare tante irritazioni, però è diciamo, quella parte lì che ti dà il contatto diretto con la sella e ti dà il supporto verso il corpo e diciamo è quell'elemento lì che ogni ciclista diciamo conosce e è spesso alla ricerca di quello giusto. Eh, Quanto tempo hai impiegato per creare il fondello Share e quindi quanto è durato il periodo di test, la raccolta dei dati, dei feedback, delle donne coinvolte? Sappiamo che sono stati impiegati numerosi chilometri, coinvolte diverse donne, tra cui diverse atlete, e raccontaci un po' questa esperienza. Allora, questo primo fondello Share l'abbiamo sviluppato in un anno più o meno, questo comprende la ricerca, la progettazione e poi anche ovviamente lo sviluppo e di tutte le parti. Abbiamo iniziato a creare questo fondello non partendo proprio da zero, ma abbiamo fatto una selezione di quelli che sono definiti i migliori, diciamo, fondelli che sono sul mercato, derivanti da vari produttori. E questi fondelli li abbiamo testati per quasi 4 mesi con 25 cicliste. Ognuna di loro ha ricevuto ogni fondello che abbiamo selezionato e li hanno testati per 3 mesi. E queste sono state donne di diverse tipologie, quindi donne di diverse taglie, misure e anche di diversi livelli. Dopo questi 4 mesi è venuto fuori che uno dei fondelli era meglio di tutti gli altri, lo diciamo così che il 70% di queste donne hanno dichiarato che un fondello è il loro preferito. E quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questo fondello e insieme a Dr. Pet, che è il produttore di questo fondello, abbiamo continuato a svilupparlo oltre in base ai feedback che abbiamo ricevuto tra l'altro durante questi 4 mesi. E la cosa interessante comunque è stata, per tornare un attimo a quello che è che queste 25 donne, prima di iniziare ovviamente le abbiamo fatto un'intervista perché volevamo capire se ci sono delle donne che hanno dei problemi quando vanno in bici e nessuna di loro aveva dei problemi all'inizio. Poi è strano
quando comunque ci rivedevamo per parlare di come stanno andando i test, veniva fuori che comunque avevano problemi, non in questa fase di test, ma prima che avevano dei problemi, quindi non tutte di loro, ma molte di loro. Quindi si vede che anche in questo comunque rapporto diretto e personale c'è stata un po' di timidezza a parlare di queste problematiche. Comunque, alla fine noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato avanti questo fondello molto interessante perché il partner con cui lavoriamo è l'unico che praticamente da questa schiuma riesce a ricavare in forma 3D tutte le densità e tutte le strutture. Di solito queste vengono create incollando vari strati per diciamo, costruire queste profondità. Dr. Pet invece riesce a farlo in maniera 3D senza dover incollare vari insieme. L'innovazione di questo fondello fondamentale però è questo tessuto. Questo tessuto che vedete qui è il tessuto che si trova a contatto con la pelle. E una cosa che per me era fondamentale con questo primo sviluppo era quello di migliorare proprio questo rischio o diciamo ridurre il rischio di infezioni, cistiti e candida, che sono veramente le due cose che so che tantissime donne ne soffrono, e di trovare una soluzione permanente e naturale. E quindi abbiamo sviluppato questo prodotto che è una fibra di rame. Il rame ha delle proprietà antibatteriche e antifungifere straordinarie, naturali, permanenti, e siamo riusciti effettivamente, abbiamo fatto tutti i test in laboratorio, a creare un prodotto che riduce il rischio di infezioni al 99,9%. E siamo molto contente di questo, diciamo, primo sviluppo, sicuramente di tanti, e chi ha problemi veramente di cistiti e di funghi, qui trova una soluzione da testare. Io posso dire che fortunatamente da quando uso questo non ce l'ho più, Benissimo. questa cosa. Ottimo, quindi proprio tu puoi darci dei consigli, vista la tua esperienza, non solo come appunto, produttrice, ma anche attraverso i racconti delle donne che hai potuto incontrare, dei consigli per risolvere o perlomeno ridurre questi dolori da sella. Sì, assolutamente. Diciamo che in generale ovviamente le variabili sono tante, perché non è solo il fondello, no? Ci sono tanti elementi che contribuiscono a questa cosa, che è la bici, che è la sella, che è il fondello, eccetera. Quindi io la prima cosa che consiglio veramente a tutte le donne è quella di fare una messa in sella, quindi un classico bike fitting fatto bene, costa anche 100 euro o 200 euro a seconda di quanto bene lo si fa, però una cosa che fai una volta e veramente ti toglie tanti problemi e so che tantissime donne non lo fanno. Però vi invito tutte, fatelo perché già questo è veramente un passo in avanti. Poi ovviamente la sella è un elemento molto importante, quindi se c'è la possibilità, io consiglio sempre prima di acquistare una sella di chiedere al negoziante dove si compra la bici di poter testare diverse selle perché siamo tutte diverse, abbiamo tutte esigenze diverse e quindi questo è molto importante. Quello che io personalmente, questa è stata una mia esperienza, ho trovato utile è stato anche quello di provare diverse selle di diverse amiche, perché spesso a una sella diversa, questa è una cosa che a volte ti dà anche l'accesso a diversi modelli in modo abbastanza. Però invito veramente a vedere se c'è la possibilità di testare prima di acquistare. E poi ovviamente c'è il fondello. Il fondello è più difficile da semplicemente testare e restituire, quindi di solito quando si compra un pantaloncino da ciclismo, innanzitutto anche alle donne che vanno tanto, consiglio assolutamente di indossare un pantaloncino con le bretelle,
So che a tante donne dà fastidio perché poi non puoi andare al bagno, eccetera, però in generale in questo modo assicuri che il pantaloncino rimane nel posto giusto e di conseguenza anche il fondello non inizia a spostarsi, soprattutto quando inizi a sudare e andare tanto per più tempo, tendono magari a scivolare giù e quindi il fondello poi scivola di conseguenza e non è nella posizione giusta. Altre piccole cose, magari non andare in bici il giorno che si fa la ceretta, non è mai il Ok. massimo. Ma anche il fondello stesso, per esempio, ogni volta che andate in bici cambiate ovviamente il pantaloncino, non usatelo 2 volte di seguito e lavatelo sempre e fatelo asciugare bene. Non mettetevi un pantaloncino che è ancora umido, perché un fondello che è ancora umido crea un microclima che è veramente terribile. Immagino. Lavate detergenti neutri e delicati che di conseguenza dopo non irritano la pelle. Del resto penso che forse per noi donne trovare il fondello giusto è un po' come trovare il reggiseno sportivo giusto, un progetto a vita. Bisogna sicuramente testare, però diciamo almeno mantenendosi ad alcuni di questi consigli e poi ce ne sono anche altri, potete scrivermi volendo, però è già un passo, diciamo, verso un miglioramento. Bene, quindi l'innovazione abbiamo visto è proprio un aspetto fondamentale di Share. E ci sono progetti in atto e ricerche in corso, siete sempre a lavoro in questa direzione. Se hai dei progetti che vuoi anticipare, magari proprio sul fondello, su altri prodotti Share. Assolutamente, cioè noi siamo sempre alla ricerca di problemi e investiamo in innovazione, questa è la base di tutto. Al momento abbiamo appena lanciato un progetto col Politecnico di Monaco, in Spagna, proprio per un nuovo fondello, quindi stiamo iniziando adesso questo progetto anche in collaborazione con un produttore molto grande e importante di sé. Quindi questo sarà sicuramente un progetto che dopo questo fondello porterà altra innovazione e dove veramente ci focalizziamo sulle anatomie, la biomeccanica e le problematiche della donna in sella. Sono Benissimo. E, oggi Cher vuole continuare appunto questo percorso, questa voglia di condividere le esperienze della donna e fare in modo, perché il suo obiettivo immagino è quello di che le donne vivano lo sport al 100% e il ciclismo in particolare senza problemi. E quindi lanciate un'iniziativa speciale che coinvolge proprio il pubblico femminile e lo rende protagonista con la propria esperienza. Puoi raccontarci questa iniziativa che lanciate oggi? esatto, quello che noi offriamo a 5 donne è la possibilità di testare gratuitamente il nostro fondello. Quindi ci sarà la possibilità di mandarci una mail con la motivazione per la quale volete testare il nostro fondello. Ci potete mandare il vostro pantaloncino o salopette, cambiamo il fondello e vi mettiamo questo fondello qui e avete la possibilità di testare per noi per giorni. Ci sarà anche 21 giorni, non si è sentito? 21 giorni, ok, no, no, ok, e perfetto. darci che ovviamente saranno importanti per i futuri sviluppi. Ci sarà anche un piccolo premio, ovviamente, per chi partecipa e poi ci saranno tutte le informazioni relative a questo e speriamo che avete voglia di aiutarci in questo. Sottolineo qui che in generale noi come Share, questo è un servizio che noi diamo comunque a tutte le clienti. Sappiamo che un fondello ha più o meno
una durata di un anno. Se si va veramente tanto in bici, dopo un anno più o meno sarebbe bene cambiare il pantaloncino, o se si può solo il cappello, proprio perché perde di elasticità, perde di supporto, e quindi non ha più la stessa performance. Noi come Share diamo questo servizio ai nostri clienti, quindi dopo, quando senti che hai bisogno di cambiare il fondello, ci puoi mandare il pantaloncino e con piccolo costo noi sostituiamo e mettiamo un fondello nuovo. E lo facciamo anche per, diciamo, motivi di sostenibilità, perché a volte il pantaloncino va ancora benissimo, però magari il fondello non lo è più, quindi è anche un peccato buttarli via per niente. Quindi aggiungiamo la parola sostenibilità a innovazione e condivisione. Quindi, niente, le nostre ascoltatrici di oggi troveranno comunque tutte le informazioni sui canali Share e per partecipare a questa experience di 21 giorni. E poi Sara, tu sarai sempre disponibile a rispondere magari direttamente a eventuali dubbi o domande di chi ne avrà. E io ti ringrazio a nome di tutte e speriamo di ricevere numerosi feedback, insomma, qui anche sui canali Share e magari di rivederti per una nuova diretta prossimamente. Grazie Anna Laura, e ecco, invito a tutti, qualsiasi domanda, contattateci, scriveteci via i social o il sito, noi siamo sempre disponibili e ecco, per noi il dialogo è importante, quindi tutto quello che volete sapere, scriveteci. Grazie. Perfetto. Allora, grazie Sara, salutiamo tutti e tutte e buon weekend a questo punto. E buona serata. Ciao!